Monica, c'è, è di nuovo caduta, Lili, c'è in Giappone un'entità mentale collettiva legata alla morte. Sì, Come la sì, vedi? la, la vedo come una grande falce eh, con dietro un drago, Mhm. dove però viene vissuta in maniera molto cupa, molto drammatica. Ehm, cioè non sento la gioia che ci può essere in altre culture dell'aldilà, ok? Ma Mhm. sento proprio un po' di pesantezza, anche ossessiva. Sono tante forme eh, come dire, di culto della morte, no? Nella cultura giapponese c'è l'harakiri, il darsi la morte Esatto. per una questione di mancanza d'onore, no? O di fallimento in guerra, per esempio, in battaglia. E poi c'è per esempio la foresta dei suicidi, vicino a Monte Fuji, la foresta Aokigara, dove molti giapponesi vanno e si lasciano morire o si impiccano, che ha avuto una Come se si forte eco. volesse spegnere il lampione della vita, ma già quando c'è la vita, e Di portare suicidio. costantemente un po' di buio, sì. Quali entità ci sono dietro? Sì, vedo questo dragone con la lingua fuori, poi vedo come delle entità gelatinose, bianche, bianco gelatinoso, e poi c'è questa, eh, sì, è un falconiforme, però è un ibrido perché poi ha la coda no, di drago, sì, perché, che, che finisce con una freccia, tipo, sembra, no? Anche lì, in quella foresta, la foresta dei suicidi, Sì, 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 sì. lì ci sono Sento proprio questi suoni gutturali emessi da disincarnati. questo, sì, e anche emesso da questo falconiforme ibrido. Sì, poi tutta una serie di anime bloccate lì, Quante sono? centinaia di migliaia, mi arriva questa informazione, di anime che credevano di trovare un sollievo liberandosi dalla vita, Mhm. dallo strazio della vita, e invece poi sono rimaste incastrate in questa foresta buia, sentendosi come prigioniere con poco spazio, che si scontrano le une contro le altre. Perché non escono? Perché non vanno verso il portale aureo? E proprio la luce si è spenta. E quindi questa luce che si è spenta è come se non desse loro l'energia per salire. Avrebbero proprio bisogno che fosse accesa la luce. Mm. Accendendo la luce si crea la spinta. C'è qualche disincarnato che la luce l'ha accesa nell'oltre, non lì nella foresta, che vuole scendere nella foresta ad aiutarli? O a informarli Ce ne semplicemente? vogliono un bel po'. Mm. Mhm. Allora, ci sono diversi bambini, bambini e ragazzini. Mhm. Alcuni anche proprio morti durante la bomba di Hiroshima, che però, essendo ormai passati tanti anni, hanno adesso fatto un percorso e li vedo luminosissimi. Quindi li vedo numerosi scendere sotto forma proprio di fiaccole.
scendono giù nella foresta e riescono, è una foresta quasi impenetrabile, come se ci fossero proprio delle chiome incastrate, quindi è difficile far filtrare la luce, ma loro in qualche modo ci riescono. E allora facendo entrare qualche spiraglio di luce nella foresta, vedo che qualche anima riesce a salire e a raggiungerli. Su, più anime salgono dalla foresta, più si riesce a far entrare luce all'interno della foresta. Bene, continuiamo con questo processo. Mm. Ora la foresta è in gran parte illuminata. Dalla C'è luce solo un... della conoscenza, della consapevolezza. Esatto, di Mhm, questi bambini che hanno vissuto comunque un estremo dolore ed ingiustizia, mhm. di energia di conflitto. Ehm, Solo un piccolo gruppo di anime che si trova nella foresta sceglie di stare al buio, di Mhm, continuare a rimanere al buio. mhm. Quali sono quelle che si sono tolte la vita per motivi futili? Perché era di moda, perché la ragazzina e il ragazzino li aveva lasciati, o peggio, o diversamente per altri motivi. Sì, mi viene qualcosa tipo, mm, però non so se li si può chiamare così, eh, il blu, com'è che si chiamava? Blue Blu, Beam, sì, esatto. Blue Whale, la balena blu. Blue Whale, bravo, quello, che purtroppo sono morti per quel gioco lì. Blue Beam, Ed è sì. come se non si sentissero liberi. E Lily poi ci sono vuole, alcune donne. mhm, vuole andare a vedere com'è lì. Non dico di andare nella foresta, ma vuole assistere da vicino a quello che stiamo facendo. Sì, 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 assolutamente, Mhm. certo. Come ci va? Volando sopra la foresta, vicino alla foresta, sulla cima del Fuji, che è vicino a questa Lei, foresta. sì, sceglie di portare della musica. Vedo che suona un flauto, quindi si avvicina con dei delicati movimenti di danza, dei passi di danza anche piuttosto aggraziati, perché sta creando una musica anche molto dolce, che per certi aspetti è un po' consolatoria per queste anime. Poi è come se la musica cambiasse e da che è così dolce e consolatoria diventa invece più forte, più grintosa, più ritmata. Poi vedo che lascia andare il flauto e prende un tamburo e batte un ritmo deciso. E ritmo della? Non so, a me mi ricorda una pizzica. Beh, un ritmo di morte, No, un ritmo di no, vita. no. Sì, è un ritmo di festa. Mm. Di festa popolare, perché in questo momento in effetti c'è una parte del popolo e lei sta dando il via, diciamo così, a questo momento qua. È un grande momento di liberazione. Sì, tanto più che magari non è nella loro cultura fare questo tipo di cosa, no? Mhm, E infatti lei ha attinto dalla cultura italiana, no? Forse per quello che mi è venuta la suggestione della pizzica, no? mhm. Per dar via a questa festa, che è appunto, come dici tu, anche proprio un rituale di alleggerimento, di liberazione. Sta alleggerendo il suo paese questo lavoro. Sì, lo sta proprio anche pulendo. Bene, lo estendiamo a tutto il paese, a tutto il Giappone, non solo a questa foresta.
Sento che sta alleggerendo anche lo spirito di perfezionismo, di competizione, Mhm. di chiudersi in se stessi, sta alleggerendo tutto questo ed è come se invece stesse favorendo le relazioni, perché tutti quelle reti di connessione che si erano spenti, lei sta provando a riaccenderli, di modo che le persone non si sentano sole e separate, ma si sentano in qualche modo collegate le une alle altre. È una forma di amicizia, Di elevata amicizia. quasi di fratellanza, sorellanza. Sì, sì. Che succede in questa foresta? Mm, un gruppo di anime che vogliono rimanere lì è rimasto. E lo vedo che si è proprio compattato, come a difendere la scelta di rimanere nelle tenebre, ma per il resto la foresta invece è illuminata e si è liberata da gran parte delle anime che erano lì incastrate.